Credete che anche le persone migliori abbiano i loro limiti? Hollywood è piena di controversie, ma quando si tratta di Keanu Reeves, si vede spesso una star umile, professionale e amata. Tuttavia, anche una persona così lucida come Keanu ha i suoi limiti. Nel corso della sua carriera, ha deciso che non avrebbe mai lavorato con un certo attore, e il motivo potrebbe sorprendervi. Chi era questa persona? Cos'è successo? Scopriamo la verità dietro questa misteriosa decisione. Un viaggio movimentato. Fin da bambino, Keanu Reeves è stato uno degli attori più amati di Hollywood. Questo non solo per i suoi film, ma anche per il tipo di persona che è. Non capita spesso che una star possa avere la sensazione di essere una persona normale. Una persona che viaggia in metropolitana, fa donazioni in beneficenza senza farne un dramma e ha più di qualche momento di modestia che è diventato una leggenda online, è una persona che rientra in questa descrizione. Tuttavia, il vero motivo per cui la gente lo ammira non è solo la sua generosità, è il fatto che sia riuscito a mantenere questo stato d'animo nonostante tutto ciò che ha visto e vissuto. L'infanzia di Keanu è stata tutt'altro che tranquilla, nonostante sia nato a Beirut, in Libano. Entrambi i suoi genitori erano professionisti nel loro campo. Sua madre, Patricia, era una costumista e un interprete, mentre suo padre, Samuel, era uno storico. I suoi antenati hanno elementi di storia inglese, Sinì, portoghese e hawaiana. Il suo albero genealogico era eclettico. Tuttavia, la presenza del padre non durò a lungo. Samuel abbandonò la famiglia quando Keanu aveva solo 3 anni e Patricia fu costretta a crescere da sola, lui e la sorella minore. Keanu era l'unico figlio della famiglia. Fu come una raffica di cambiamenti nella mia vita. All'inizio Keanu si trasferì in Australia, poi a New York City e infine a Toronto, dove trascorse la maggior parte della giovinezza dei suoi figli. A seguito dei numerosi matrimoni della madre, sono entrate e uscite dalla sua vita diverse persone, tra cui alcune appartenenti al mondo dello spettacolo. Il suo destino sarebbe stato plasmato dall'esposizione ricevuta. Tuttavia, in quel periodo Keanu non era esattamente lo studente ideale. Nonostante le sue lotte con la dislessia e il fatto che fosse stato lasciato dalla Etobicoke School of the Arts, si spostava sempre da una scuola all'altra. In una dichiarazione successiva, ha affermato di essere troppo agitato e supponente per sentirsi a proprio agio nell'ambiente irregimentato della scuola. Per questo ha fatto una scelta coraggiosa. Il suo unico scopo era quello di dedicarsi alla recitazione. Tuttavia, il destino aveva in serbo per noi altre cose. La sua decisione di tornare a recitare è stata dettata dal fatto che si è dovuto ritirare dallo sport a causa di un infortunio. Un evento che potenzialmente poteva essere una perdita straziante si è rivelato un momento che ha definito chi sono. Uno dei primi ruoli che è stato in grado di ottenere non era nemmeno un ruolo convenzionale di attore o di parlatore. In particolare, ha partecipato come conduttore a un programma televisivo per bambini della Canadian Broadcasting Corporation intitolato Going Great. Non passò molto tempo prima che iniziasse ad accettare piccoli lavori di recitazione, uno dei quali fu la partecipazione alla serie televisiva canadese Hangin' In. Molti giovani attori di Toronto hanno potuto iniziare a recitare grazie a questo programma. Keanu è stato uno dei numerosi attori che hanno iniziato a recitare in questo luogo. Il primo ruolo che ha interpretato è stato quello di un giovane senza tetto che entrava in una scena e si informava su dove fossero gli asciugamani. I lavori continuarono ad arrivare, anche se di poco conto, dopo quel momento. Ha ricevuto maggiore attenzione grazie a una pubblicità nazionale della Coca-Cola. Inoltre, si stava gradualmente affermando nel settore. Keanu fu scosso dalla dolorosa perdita subita. Sebbene avesse appena 20 anni quando arrivò a Hollywood, Keanu Reeves era già pieno di desideri e desideroso di perseguire le sue aspirazioni. Tuttavia, entrare nell'industria non è stato un compito facile, soprattutto in un periodo in cui Hollywood era governata da una struttura rigorosa che valorizzava un particolare tipo di immagine più di altri. Quasi subito subisce pressioni per modificare il suo nome, considerato uno degli aspetti fondamentali della sua identità. I suoi agenti ritenevano che la voce di Keanu Reeves fosse troppo etnica, il che avrebbe potuto limitare le sue possibilità. Per permettergli di ottenere dei provini, hanno insistito che avesse bisogno di un nuovo nome. Inoltre, per un breve periodo di tempo, ha cercato di rispettarlo. Pur avendo preso in considerazione nomi come Paige Templeton III e Chuck Spadina, alla fine ha deciso di optare per Reeves per un certo periodo di tempo. D'altra parte, non sembrava mai del tutto giusto.
Quando arrivò alle audizioni, non poté fare a meno di dichiarare di essere Keanu, indipendentemente dalle circostanze. Alla fine ha deciso di abbandonare completamente il concetto, rimanendo fedele al suo marchio e, così facendo, prendendo una posizione silenziosa contro i pregiudizi prevalenti nel settore. Se le circostanze fossero state diverse, è possibile che Reeves non sarebbe stato scritturato per Matrix, John Wick o Constantine. Tuttavia, non ha vacillato dalla sua posizione e il risultato di questa scelta lo ha portato al successo. La sua prima apparizione formale sul grande schermo risale al 1985, quando compare in un piccolo ruolo nel film televisivo Letting Go. In questo ruolo ha rappresentato la personificazione dell'adolescente stereotipato. Nonostante si trattasse di una posizione difficile da perdere, riuscì a farsi strada, senza perdere tempo. Nello stesso anno ha ottenuto un ruolo più significativo nel film drammatico Youngblood, incentrato sull'hockey e interpretato da Rob Lowe e Patrick Swayze. Dato che Reeves è stato un giocatore di hockey per tutta l'infanzia, era una scelta perfetta per questo lavoro, che è stato essenziale per la sua ascesa alla ribalta nella professione. Nel corso della maggior parte degli anni '80, Keanu Reeves ha lavorato duramente per promuovere la sua carriera di attore, accettando tutte le parti disponibili, le apparizioni occasionali sul grande schermo, così come gli spot pubblicitari e i film per la televisione. Debutta con una parte significativa in Dangerous Liaison, ma è solo l'anno successivo che le cose cominciano ad andare diversamente. Nel 1989 gli viene affidato il ruolo che lo porterà al successo. Il ruolo gli calza a pennello e il pubblico lo adora. In seguito all'inaspettato successo del film al botteghino, è stato prodotto un sequel 2 anni dopo l'uscita del film originale. Nonostante l'avventura fittizia di Bill e Ted non abbia ottenuto lo stesso successo, è riuscita comunque ad attirare un numero significativo di spettatori. Il successo, d'altra parte, non significava che tutto nella vita fosse un gioco da ragazzi. Mentre lavorava alla produzione di Parenthood nel 1989, baciò più volte Martha Plimpton sullo schermo. All'epoca, lei aveva una relazione con River Phoenix. Eppure, non c'è nessun dramma. Per Phoenix era chiaro che si trattava di un aspetto normale del lavoro. In effetti, anziché causare attriti tra loro, i due interpreti svilupparono un cameratismo che si sarebbe rafforzato negli anni a venire. Nel 1990 collaborarono al film I Love You to Death e l'anno successivo al film My Own Private Idaho. Phoenix, invece, è stato pericolosamente vicino a non realizzare il secondo film. Non gli fu permesso di visionare la sceneggiatura perché la sua agenzia non voleva che Pee fosse coinvolto in una narrazione che parlava di persone che si prostituivano per strada. Gus Van Sant, il regista, era consapevole che Reeves stesso era l'unico ad avere una possibilità di convincere Phoenix ad accettare la parte. Così, Reeves ha fatto quello che avrebbe fatto solo lui. Partendo da Toronto, ha montato la sua moto Norton Commando del 1974 e ha percorso una distanza di 1300 miglia in direzione diretta verso la Florida, dove la famiglia di Phoenix aveva una proprietà. Quando arrivò, gli consegnò la sceneggiatura e, dopo averla letta, Phoenix decise di interpretare il ruolo. Tuttavia, l'unico motivo per cui acconsentì a recitare fu perché Reeves aveva promesso di recitare anche lui. La collaborazione li ha avvicinati l'uno all'altro. Facevano insieme lunghi viaggi in moto, compreso un viaggio a Key West per assistere a un concerto che rimarrà a lungo nella memoria. Entrambi erano sulla buona strada per diventare dei nomi famosi a Hollywood, ma la vita aveva in serbo per loro altre cose. Sul set di Speed, nel 1993, Reeves stabilisce un altro legame che durerà per tutta la vita. La relazione tra lui e Sandra Bullock è stata immediata, e il loro gruppo di amici è diventato ancora più stretto quando Samantha Mathis, amica intima della Bullock, ha iniziato a frequentare Phoenix. Improvvisamente tutto era diverso. Phoenix è stato trovato morto per overdose fuori da un nightclub di West Hollywood nel mese di ottobre. In una dichiarazione successiva, la Bullock ha ricordato il profondo dolore di Reeves. Nonostante fosse una persona riservata, non riuscì a nascondere questa informazione. In quel periodo, Reeves fece una mossa rischiosa nella sua vita professionale. Era previsto che i Fox Studios producessero un sequel di Speed, ma lui declinò l'offerta. Reeves non era interessato a tornare nel ruolo, nonostante il film originale fosse stato un grande successo, secondo quanto riportato. Lo studio non era soddisfatto della scelta.
Nel sequel di Speed, intitolato Cruise Control, la Bullock ha fatto il suo ritorno insieme a Jason Patric e Willem Dafoe. Nel frattempo, Reeves decise di interpretare Amleto in una produzione teatrale a Winnipeg, una scelta che si rivelò alquanto astuta. Il secondo capitolo fu un completo fallimento, con un incasso di soli 164,5 milioni di dollari nonostante il budget elevato e un punteggio del 4% su Rotten Tomatoes. Ora è stato confermato come uno dei peggiori sequel mai prodotti. iFox Studios, fortunatamente per Reeves, non glielo rinfacciarono per un periodo di tempo indefinito. Il dolore non guarisce mai. Secondo le apparenze, Keanu Reeves aveva tutto nel 1998. La sua carriera stava per avere un'ascesa fulminante con l'uscita di un film d'azione di fantascienza che avrebbe rivoluzionato il genere. Oltre a suonare il basso nella sua rock band, Dogstar, aveva da poco avuto un incontro con una persona che sembrava essere la compagna ideale per lui, Jennifer Syme, un'attrice che in precedenza aveva lavorato come assistente del regista David Lynch. Aveva partecipato a una festa della band di Lynch e il legame tra i due fu immediato. Dopo qualche mese, la loro relazione vorticosa si è trasformata in qualcosa di molto eccitante. Syme aspettava un bambino. Non riuscivano a contenere l'eccitazione mentre si preparavano a mettere al mondo la loro figlia. Tuttavia, proprio quando tutto sembrava andare secondo i piani, si verificò un evento terribile. Dopo 8 mesi di gravidanza, Syme diede alla luce un bambino nato morto la sera della vigilia di Natale del 1999. Si verificarono eventi di portata insondabile. L'angoscia che ne è derivata è diventata troppo grande per essere gestita insieme e alla fine i due si sono lasciati. Nel giro di poche settimane, la loro relazione si disintegrò completamente. Quella perdita è stata qualcosa che Reeves ha portato con sé e che non ha mai abbandonato del tutto. Meno di 2 anni dopo, si verificò un altro caso di lutto. Nell'aprile del 2001, Syme andò a una festa che si teneva nella residenza di Marilyn Manson. Nonostante fosse stata riaccompagnata a casa da un amico senza incidenti, alla fine decise di guidare da sola per motivi poco chiari. La festa non è mai stata restituita da lei. L'auto ha avuto un incidente. È deceduta istantaneamente dopo l'incidente. Poiché Reeves è sempre stato una persona riservata, non ha mai parlato esplicitamente della perdita di Syme. Tuttavia, ci sono stati accenni al suo dolore in tutto il suo lavoro, in particolare nella sua interpretazione di John Wick. In passato, ha riflettuto sul modo in cui le sue esperienze di vita hanno plasmato il personaggio e ha dichiarato che i sentimenti di perdita e tristezza non scompaiono mai del tutto. Alla fine, diventano radicate nell'essere di una persona. La vita di Reeves è stata alterata dalla morte della figlia e di Syme, ma questo non gli ha impedito di andare avanti con la sua vita. Dopo alcuni anni, ha riscoperto l'amore con l'artista Alexandra Grant e la coppia sta insieme e va avanti dal 2011. I motivi per cui Keanu Reeves è il personaggio più ammirato di Hollywood. Keanu Reeves lavora nel settore da 40 anni, durante i quali ha contribuito alla creazione di alcuni dei film più iconici della sua epoca. Inoltre, questa forma poco appariscente e piuttosto enigmatica è invecchiata così, eccezionalmente bene, che alcuni potrebbero addirittura affermare che è invecchiata un po' troppo bene. Internet lo chiama il ragazzo ed è stato oggetto di innumerevoli meme. Nonostante ciò, c'è qualcosa in lui che lo rende unico rispetto a tutte le altre celebrità di Hollywood. In effetti, non c'è un solo fattore che abbia contribuito all'ascesa di Reeves alla ribalta della cultura popolare. È diventato uno dei personaggi più amati di Hollywood grazie a un singolare mix di personalità, decisioni prese nella sua carriera e circostanze che hanno portato alla sua ascesa nel settore. Come ogni attore, Reeves ha conosciuto successi e fallimenti. Sia la sua interpretazione di Jonathan Harker in Dracula di Bram Stoker, che il suo ruolo di Johnny, Utah in Point Break, sono diventati leggendari per il loro fascino scomodo piuttosto che per l'eccellenza. La sua interpretazione in Dracula ha ricevuto molte reazioni. Il suo approccio recitativo è stato più volte descritto come vuoto o strano dalla critica e, in una certa misura, questa reputazione potrebbe essere attribuita ai suoi primi ruoli, in cui interpretava spesso personaggi ingenui e rilassati. Nonostante ciò, ha avuto successo nella sua carriera di attore grazie allo stesso approccio recitativo. Il pubblico è rimasto colpito e allo stesso tempo insoddisfatto da lui, a volte anche nello stesso film.
Film International ha osservato nel 2011 che la sua capacità di entrare in un personaggio con emozioni minime, sguardi vuoti e battute brevi e semplici era la sua qualità più controversa. Secondo la pubblicazione, questo era anche il suo più grande talento come attore. Con il passare del tempo, gli spettatori cominciarono a pensare in modo diverso alle sue precedenti interpretazioni. Infatti, il New Yorker osservò che le peculiarità della sua tecnica di recitazione cominciavano a essere percepite in una luce più favorevole. Nel frattempo, i registi impararono a collaborare con lui piuttosto che a competere con lui, sfruttando la sua innata presenza piuttosto che spingerlo in ruoli tipici. Secondo Film International, Reeves era più un risponditore che un attore, e il fatto che fosse in grado di reagire a tutto ciò che accadeva intorno a lui dava alle sue interpretazioni una forza inconfondibile. Anche il fatto che Reeves sia noto per la sua generosità è stato un fattore significativo nella formazione della sua immagine. Reeves sembra essere colto in flagrante più spesso di altre celebrità, in genere mentre non si rende conto che qualcuno lo sta osservando. Questo è in contrasto con il fatto che molte celebrità vengono colte mentre compiono buone azioni quando sono consapevoli che le telecamere stanno riprendendo. Anche il fotografo che ha intentato una causa contro di lui nel 2007 ha confermato che Reeves ha mantenuto un atteggiamento cordiale durante tutto il procedimento. Questa inaspettata dimostrazione di generosità contribuisce in modo significativo alle ragioni per cui la gente lo adora. Nel 2011 è stato girato un video in cui lo si vede lasciare il suo posto in metropolitana per accogliere una passeggera. Non aveva idea di essere ripreso. Di conseguenza, nel 2019, quando il suo volo è stato cancellato, non ha semplicemente aspettato senza fare nulla. Durante il viaggio si è unito ad altri passeggeri rimasti a terra e ha trasformato il tutto in un gioco di curiosità su Bakersfield, che si trova nello stato della California. Non solo Reeves è una persona gentile e garbata, ma ha anche un modo di approcciarsi alle celebrità che è disinvolto e insolito. In effetti, molti dei suoi abiti caratteristici sono diventati di tendenza anni dopo che li ha indossati inizialmente, ed è per questo che ha ottenuto il titolo di principe del grunge da GQ UK. Le sue scelte di moda erano così particolari e spesso involontarie che gli sono valse l'etichetta. Contrariamente alla maggior parte delle celebrità di Hollywood, non è mai sembrato interessato all'ambiente sfarzoso. Nel 2006 si è caratterizzato per uno stile di vita nomade, viaggiando spesso da una località all'altra, perché non si sentiva a suo agio a stabilirsi. Il fatto che abbia scelto di non comportarsi nel modo convenzionale di una celebrità si è riflesso anche nelle sue scelte professionali. Invece di lanciarsi in un altro film dopo il successo di Speed, volò a Winnipeg, in Canada, per una rappresentazione teatrale di 3 settimane dell'Amleto. Per questo spettacolo guadagnò solo $2.000 a settimana e per farlo rifiutò un ruolo in Heat. È stato osservato in piedi sotto la pioggia, in fila per entrare alla festa di chiusura del suo stesso film molti anni dopo, quando era diventato una star importante. Fin dall'inizio della sua carriera è stato evidente il suo atteggiamento nei confronti della fama. Nel 1992 disse a TV Hits che non voleva essere un uomo molto famoso. La generosità è un altro fattore importante che contribuisce alla diffusa ammirazione di cui Reeves gode. Sebbene circolino numerose voci su un suo contributo di milioni di dollari, le informazioni specifiche sono talvolta poco chiare, non perché i doni non siano autentici, ma perché egli impedisce che vengano resi pubblici. Dopo la rivelazione, nel 1999, che la sorella minore Kim stava combattendo contro il cancro da diversi anni, le sue iniziative umanitarie hanno assunto un significato più personale. Per questo motivo ha deciso di istituire una fondazione privata che fa donazioni alla ricerca sul cancro e agli ospedali per bambini. Lo ha dichiarato in un'intervista, sottolineando il fatto che preferirebbe che la fondazione svolgesse la sua missione senza che il suo nome sia legato ad essa. Nel 2010, un giornale locale ha pubblicato un articolo in cui si affermava che l'attore aveva visitato i bambini malati del Miller Children's Hospital senza ricevere alcuna attenzione per le sue azioni. Inoltre, nel 2020, ha organizzato un'asta per una telefonata Zoom di 15 minuti allo scopo di raccogliere fondi per un'organizzazione no profit dell'Idaho che aiuta i bambini malati di cancro. Una cosa è certa, tuttavia, ed è il fatto che Reeves ha avuto una grande carriera.
Questo è vero indipendentemente dal fatto che l'immagine pubblica di Reeves sia fondata su fatti reali o su miti. Che si tratti di caso o di istinto, Reeves ha la capacità di scegliere lavori che si spingono oltre i limiti e che continuano a essere rilevanti nel corso di molti anni. L'insolito conflitto che nessuno aveva previsto. Matthew Perry era piuttosto bravo a suscitare polemiche, soprattutto se si considera che era conosciuto soprattutto per il suo ruolo nella serie televisiva Friends. Nel 2022 ha pubblicato un libro di memorie intitolato Friends, Lovers, and the Big Terrible Thing, con l'obiettivo di raccontare la sua storia inedita e reale di superamento della dipendenza, sopravvivenza e fama a Hollywood. Tuttavia, nonostante il fatto che la sua franchezza riguardo alle sue difficoltà abbia suscitato una certa ammirazione, un fattore inaspettato che ha dominato una parte significativa del discorso è stata la sua opinione apparentemente casuale su Keanu Reeves. Il libro scritto da Perry conteneva una serie di rivelazioni sorprendenti. Ha raccontato con franchezza la sua lotta contro la dipendenza che ha attraversato diversi decenni. Ha vissuto una crisi di salute devastante. In seguito, ha raccontato di essere stato sottoposto a una macchina elettronica per la chemioterapia, un ultimo tentativo di mantenere in funzione il cuore e i polmoni. Mentre Perry contemplava la prematura scomparsa del suo caro amico River Phoenix, fece un commento casuale in cui si chiedeva il motivo per cui celebrità come Phoenix e Heath Ledger fossero decedute mentre Reeves era ancora in vita. Durante la dichiarazione si è sentito un tonfo. In fin dei conti, Reeves aveva vissuto la sua parte di perdite devastanti, una delle quali era stata la scomparsa di Phoenix, che era stato uno dei suoi migliori amici. Ma Perry non si è limitato a questo. Ha raccontato la sua tristezza e la sua rabbia quando ha parlato dell'overdose di Chris Farley. È stato durante questa conversazione che ha descritto i suoi sentimenti. E poi, ancora una volta, c'è stato un riferimento a Reeves che è apparso dal nulla, e questa volta implicava, ancora una volta, che era strano che fosse sopravvissuto ad altre persone. La reazione è stata subito forte e rapida. Sui social media si è scatenata la furia dei fan e di altre celebrità che si sono schierati in difesa di Reeves con il loro sostegno. Dato che l'arrivo di Reeves è stato un immediato fallimento, un critico non si è trattenuto e ha affermato che Perry ha completamente compromesso la promozione del suo libro dal momento in cui l'ha pubblicato. Alcuni hanno definito i commenti come molto cattivi. Alcuni ritenevano che Perry avesse un'avversione personale nei confronti di Reeves, soprattutto considerando tutto quello che Reeves aveva passato. Altri, invece, ritenevano che Perry avesse semplicemente usato il nome di Reeves come battuta, senza tenere conto di quanto avrebbe fatto male. L'ammissione di Perry di aver commesso un errore è arrivata dopo che l'attore è stato oggetto di notevoli reazioni per le osservazioni fatte su Reeves nella sua biografia. Durante il suo discorso al Los Angeles Times Festival of Books, Perry ha dichiarato che le sue parole erano state sia stupide che cattive. Si è inoltre impegnato a cancellare qualsiasi riferimento a Reeves da qualsiasi edizione futura del suo libro. Durante la sua spiegazione, ha ricordato che in precedenza avevano abitato nello stesso isolato e che si era già scusato in pubblico. Ha dichiarato che si sarebbe impegnato a scusarsi di persona con Reeves se ne avesse avuto l'opportunità. Dopo un po' di tempo, Perry ha chiarito a Deadline di non avere alcun rancore nei confronti di Reeves. Si è descritto come un grande fan dell'attore e ha dichiarato che avrebbe dovuto usare il suo vero nome invece di quello che aveva scelto. Ha affermato di aver semplicemente scelto un nome a caso. Tuttavia, questa spiegazione non sembrava avere senso per molti individui. Reeves era qualcosa di più di una semplice star senza volto. Come Perry. Era stato un amico intimo di River Phoenix quando erano più giovani. Quando gli è stato chiesto quanto gli mancasse ancora Phoenix, Reeves aveva precedentemente dichiarato in alcune interviste che non gli piaceva parlare di lui al passato. Ha anche dichiarato che amava parlare di Phoenix. Per quanto riguarda Reeves, Phoenix è rimasto una presenza, una persona appassionatamente inventiva, intelligente e di cui si sente profondamente la mancanza. È possibile che Perry stesse facendo del suo meglio per creare una battuta. Dopotutto, il suo esordio risale agli anni 90. Un decennio in cui l'umorismo sarcastico era diffuso ovunque. I tempi sono cambiati e le battute non hanno più lo stesso effetto di una volta. Indipendentemente dal fatto che Perry ne avesse l'intenzione o meno, si rese subito conto di una cosa. Non sarebbe mai stata una buona idea dare l'opinione di Keanu Reeves.
che è universalmente considerato una delle personalità più popolari di Internet. Reeves, d'altra parte, non ha fornito una risposta pubblica all'incidente. Ha mantenuto il suo consueto stile low-key ed è rimasto in silenzio durante l'intera vicenda. La vita di Perry è stata tragicamente interrotta all'età di 54 anni. Per di più, i suoi problemi di dipendenza erano di dominio pubblico da molto tempo, anche se la causa specifica della morte era ancora in fase di indagine. Internet ha reagito in tutti i modi tipici quando la notizia della sua morte ha fatto il giro del web. Non solo i tributi si sono moltiplicati, ma anche gli aspetti della cultura online. C'è stata una proliferazione di idee e alcuni individui hanno persino riportato il nome di Reeves nella discussione. Tuttavia, a prescindere dai pensieri che molti hanno avuto riguardo agli errori di Perry, è stato difficile ignorare l'influenza che ha avuto sull'industria televisiva e comica. Uno dei motivi per cui Keanu Reeves non ha voluto collaborare con Al Pacino e Robert De Niro. Keanu Reeves non ha esitazioni quando si tratta di ruoli che lo entusiasmano. Tuttavia, se qualcosa non attira la sua attenzione, si accontenta di allontanarsi dalla situazione. Non è interessato a perseguire la fama, la ricchezza o la popolarità e sicuramente non accetta lavori solo per mantenere la sua carriera. Sarebbe altrettanto soddisfatto se sparisse dietro la macchina da presa per dirigere o addirittura se si ritirasse completamente dall'industria hollywoodiana. Reeves non si è mai preoccupato della quantità di denaro che guadagna, così come è più probabile che rifiuti un sequel di un blockbuster se la sceneggiatura non gli sembra adatta. È anche più propenso ad accettare una produzione a basso budget con interpreti che ammira molto. Le possibilità che ha rifiutato sono più numerose di quelle che la maggior parte delle persone conosce, e a volte lo ha fatto per motivi del tutto razionali, altre volte per motivi che non lo riguardano. Tuttavia, questo è il motivo per cui è tenuto in così alta considerazione. Non è sua intenzione conquistare tutti. Fa quello che il suo istinto gli dice di fare, anche se ciò significa che dovrà recuperare le occasioni perdute in futuro. L'attore Al Pacino era uno degli attori con cui Reeves aveva sempre desiderato collaborare. Quando gli studios non riuscirono a finanziare Al Pacino per L'Avvocato del Diavolo, Reeves accettò una riduzione dello stipendio pur di realizzarlo. Lo desiderava così tanto che lo fece. Ha ridotto il suo compenso di qualche milione di dollari per far posto a Pacino nel cast del progetto. D'altra parte, è possibile che l'adorazione per una star di Hollywood non sia stato l'unico fattore a determinare questa decisione. D'altra parte, Reeves aveva avuto l'opportunità di lavorare al fianco di Pacino nel film Heat, in cui era presente anche Robert De Niro. Questo avveniva 2 anni prima. Fu uno dei film di maggior successo del decennio, ma Reeves scelse di non lavorarci. Una delle decisioni più inaspettate prese all'inizio della sua carriera. In quel periodo aveva da poco terminato le riprese di Dracula di Bram Stoker e con il film Speed aveva avuto una fulminea ascesa alla celebrità. Di fronte a questa possibilità, la maggior parte degli attori nella sua situazione avrebbe colto al volo l'occasione, ma Reeves aveva altre intenzioni. Fu deciso che avrebbe trascorso un mese a interpretare l'Amleto sul palco del Manitoba Theatre Center in Canada, piuttosto che recitare nella sua produzione. In effetti, la scelta fu interamente di Reeves, prima ancora di essere scritturato. Heat si era già impegnato nel progetto e, quando nel 1993 girò Speed, studiava Shakespeare tra una ripresa e l'altra. Si era già impegnato nella produzione. Inoltre, non si trattava di una fase passeggera. Nello stesso anno in cui iniziò la produzione di Speed, Reeves aveva già recitato nel film di Kenneth Branagh Much Ado About Nothing, e il suo affetto per Shakespeare era profondo. Le opere di Shakespeare furono definite da Reeves come qualcosa che aveva la sensazione di essere un codice. Diceva che quando venivano pronunciate con fiato e sentimento, diventavano totalizzanti, forti e liberatorie allo stesso tempo. Non solo, ma il suo entusiasmo non era nuovo. Nel corso di alcuni anni, lui e il suo amico River Phoenix avevano persino discusso della possibilità di interpretare Shakespeare insieme. Si immaginavano di fare Romeo e Giulietta o Sogno di una notte di mezza estate, con Phoenix che scherzava sul fatto di voler interpretare Giulietta nella produzione teatrale. Tuttavia, quel sogno non si è mai concretizzato. Nel 1993 Phoenix morì. È possibile che questo sia il motivo per cui Reeves era così attratto da Shakespeare in quel periodo. È possibile che abbia notato qualcosa in quelle commedie che gli ha riportato alla mente il legame che condivideva con Phoenix.
Un rapporto che, se le cose fossero andate diversamente, avrebbe potuto sfociare in performance leggendarie. Come conseguenza della sua decisione di rifiutare Heat, potrebbe aver osservato il forte rapporto che esisteva tra Pacino e De Niro e aver riflettuto sul potenziale sviluppo della sua amicizia con Phoenix nel caso in cui la vita fosse stata affrontata diversamente. È impossibile dire con certezza se Reeves abbia scelto di interpretare l'avvocato del diavolo per compensare la sua assenza da Heat. Alla fine, però, è stato esaudito il suo desiderio, ovvero quello di collaborare con Pacino. Tuttavia, ci sono stati alcuni intoppi nella lavorazione. Il processo di ripresa è stato afflitto da una grande varietà di problemi, tra cui il licenziamento di membri della troupe e ritardi causati dall'abitudine di Pacino di arrivare in ritardo al lavoro. Mentre lo stesso Reeves si è trovato in difficoltà nell'interpretare il personaggio, il regista non è stato esattamente ben voluto dal pubblico, anche se c'è stato molto scompiglio. Il film ha comunque incassato 153 milioni di dollari. D'altra parte, Heat ha incassato un totale di 187,4 milioni di dollari. Anche se a prima vista potrebbe sembrare che Reeves abbia fatto la scelta sbagliata, non ha mai cambiato idea sulla sua scelta originale. Anzi, ha dimostrato che valeva la pena di avere fiducia nella sua intuizione. La sua interpretazione di Amleto ha ottenuto recensioni positive, un risultato significativo se si considera quanto sia difficile la parte di Amleto. Quando si è trattato di farlo, ha fatto quello che fa di solito, ovvero perseguire la propria strada, indipendentemente da dove l'abbia portata. Keanu Reeves sta ancora reinventando la sua carriera. Se si guardasse semplicemente Keanu Reeves, non si direbbe mai che ha compiuto 60 anni il 2 settembre 2024. In effetti, possiede ancora quel fascino senza tempo e disinvolto. E se la storia è indicativa, qualcosa del genere non cambierà presto. Nel suo lessico non esiste il concetto di rallentamento. Reeves è più impegnato che mai, destreggiandosi tra più progetti della maggior parte delle persone della sua età, mentre molti altri suoi coetanei iniziano a prendersela comoda. Nonostante la musica continui a giocare un ruolo importante nella sua vita, continua a esibirsi con i Dogstar, la band di cui è leader dagli anni 90. L'atto di scrivere continua a essere un ulteriore sbocco creativo per lui e continua a produrre volumi. La recitazione, che è stata il suo primo amore, è un altro aspetto da considerare. Nonostante sia passato dalla televisione al cinema molti anni fa, non ha abbandonato il suo lavoro sul piccolo schermo. Ha fatto il suo ritorno in televisione nel ruolo di Tex in Swedish Dicks durante gli anni 2016 e 2018. Inoltre, ha fatto un'apparizione nella seconda stagione di Ancient Apocalypse nell'anno 2024. Tuttavia, quando si è trattato di commemorare il suo 61esimo compleanno, ha scelto di mantenere le cose semplici. Non ci sono stati festeggiamenti stravaganti e non c'è stato alcuno spettacolo hollywoodiano. Niente di più di una piacevole cena in un ristorante italiano. D'altra parte, non gli è dispiaciuto rendere la serata memorabile per altre persone, come è sua abitudine. L'intero staff del ristorante ha avuto l'opportunità di scattare fotografie con una delle star del cinema più accessibili al mondo e tutti hanno avuto la possibilità di posare con lui. Questa non è altro che una giornata tipo per Keanu Reeves. Vi ringraziamo per la visione. Per essere sempre aggiornati sul nostro materiale più recente, vi chiediamo di dare un mi piace, di iscrivervi al nostro canale, di lasciare un commento e di attivare gli avvisi su